Nel cuore dello Utah nord-orientale, lontano dalle grandi città e dalle autostrade trafficate, esiste una distesa di terra che a prima vista appare come tante altre. Colline basse, pascoli silenziosi, recinzioni di legno consumate dal vento e un cielo immenso che sembra non finire mai. Eppure, proprio in questo scenario apparentemente ordinario, si trova uno dei luoghi più discussi e controversi degli Stati Uniti, lo Skinwalker Ranch. A guardarlo durante il giorno, il ranch non ha nulla di particolarmente inquietante. È una proprietà rurale situata nello Uintah Basin, una regione conosciuta soprattutto per l'allevamento e per le attività legate al petrolio e al gas. I panorami sono spettacolari, il silenzio è profondo e la natura sembra dominare incontrastata. Ma è proprio quando il sole inizia a scendere dietro le colline e le ombre si allungano sulla terra rossa che l'atmosfera cambia, diventando più densa, quasi carica di attesa. Negli ultimi decenni questo luogo è stato teatro di racconti che sfidano la logica comune. Luci nel cielo che si muovono in modo impossibile, animali che scompaiono senza lasciare traccia, creature descritte come enormi predatori immuni ai proiettili, fenomeni elettromagnetici inspiegabili e persino presunti portali che si aprirebbero nel nulla. Storie che, se raccontate singolarmente, potrebbero sembrare semplici leggende locali, ma che qui si intrecciano in un'unica narrazione complessa e stratificata. La domanda che molti si pongono è semplice, ma allo stesso tempo destabilizzante. Cosa sta realmente accadendo allo Skinwalker Ranch? È solo un accumulo di suggestioni, coincidenze e folklore reinterpretato in chiave moderna? Oppure ci troviamo davanti a un luogo in cui qualcosa di anomalo e forse ancora sconosciuto si manifesta con regolarità? Ciò che rende questa storia diversa da tante altre leggende rurali è il coinvolgimento di figure influenti, scienziati, imprenditori miliardari e persino programmi collegati al governo degli Stati Uniti. Non stiamo parlando soltanto di racconti tramandati attorno a un fuoco o di testimonianze isolate pubblicate su forum online. Nel corso degli anni, lo Skinwalker Ranch è diventato oggetto di indagini strutturate, finanziamenti importanti e documentazioni che hanno attirato l'attenzione dei media internazionali. Ma prima di addentrarci nei dettagli delle presunte creature, delle mutilazioni di bestiame o delle connessioni con programmi segreti, è fondamentale fermarsi un momento e osservare il quadro più ampio. Perché un luogo come questo riesce a catalizzare così tanta attenzione? Perché in un'epoca dominata da satelliti, intelligenza artificiale e tecnologia avanzata, un ranch isolato nello Utah continua a far parlare di sé come se custodisse un segreto capace di mettere in discussione ciò che crediamo di sapere sulla realtà? Forse la risposta non riguarda soltanto ciò che accade in quel terreno recintato, ma il modo in cui noi, come esseri umani, reagiamo di fronte all'ignoto. Lo Skinwalker Ranch si trova esattamente al confine tra ciò che possiamo misurare e ciò che possiamo solo raccontare, tra dati raccolti con strumenti scientifici e testimonianze che sfuggono a qualsiasi verifica definitiva. È un luogo in cui scienza e mistero sembrano camminare fianco a fianco, senza mai riuscire davvero a sovrapporsi. In questo video cercheremo di analizzare i fatti conosciuti, di distinguere le fonti dalle interpretazioni e di comprendere come un semplice ranch sia diventato un simbolo moderno del paranormale. Non daremo nulla per scontato, ma non scarteremo nulla a priori, perché indipendentemente da ciò che si crede, lo Skinwalker Ranch rappresenta uno dei casi più affascinanti e complessi nel panorama contemporaneo dei fenomeni inspiegabili. E forse, alla fine, la vera domanda non sarà tanto se quel luogo sia davvero infestato o teatro di attività straordinarie, ma cosa riveli questa storia sul nostro bisogno di trovare significato in ciò che ancora non comprendiamo. Prima che il ranch diventasse famoso per UFO, indagini scientifiche e programmi governativi,
Il termine skinwalker esisteva già da secoli all'interno della cultura dei Navajo o Diné, come loro stessi si definiscono. È fondamentale chiarire un punto fin da subito. Ciò che oggi viene raccontato online o nei documentari spesso è una versione semplificata, se non addirittura distorta, di una tradizione molto più complessa e delicata. Nella cultura Navajo, lo skinwalker non è una creatura nel senso occidentale del termine, come potrebbe esserlo un mostro o uno spirito. Si tratta piuttosto di una figura legata alla stregoneria, una persona che avrebbe scelto di intraprendere un percorso oscuro e proibito, acquisendo la capacità di trasformarsi in animale o di assumere altre forme. Il termine originale in lingua Navajo è Yi-Naldlushi, che può essere tradotto approssimativamente come colui che cammina a 4 zampe. Parlare apertamente di queste figure nella tradizione Diné non è comune e spesso è considerato inappropriato. Non si tratta di leggende da raccontare per intrattenimento, ma di elementi inseriti in un sistema spirituale profondo, con regole, tabù e significati che vanno ben oltre l'idea moderna di mostro mutaforma. È importante sottolinearlo perché gran parte della narrativa contemporanea ha trasformato lo skinwalker in una sorta di creatura horror, scollegandolo dal contesto culturale originale. La zona dello Uintah Basin, dove si trova lo Skinwalker Ranch, è abitata anche da comunità native e si trova non lontano dalla riserva degli Ute. Nel tempo, racconti di fenomeni strani, presenze inquietanti e maledizioni legate a dispute territoriali tra tribù hanno iniziato a intrecciarsi con la storia del luogo. Secondo alcune versioni popolari, l'area sarebbe stata maledetta in passato, diventando teatro di attività anomale. È difficile stabilire quanto di queste storie appartenga alla tradizione autentica e quanto sia frutto di reinterpretazioni successive. Molto spesso, quando un luogo acquisisce una reputazione misteriosa, si tende a ricollegarlo a miti antichi per rafforzarne l'aura. È un meccanismo narrativo potente. Un evento inspiegabile nel presente diventa ancora più inquietante se inserito in una cornice che affonda le radici nel passato. Nel caso dello Skinwalker Ranch, il nome stesso ha contribuito enormemente alla sua fama. Chiamare un luogo con un termine così carico di significato simbolico crea immediatamente un'atmosfera di attesa, come se ogni evento strano fosse la conferma di una profezia già scritta. Ma è fondamentale distinguere tra folklore e fatti documentati. Non esistono prove concrete che colleghino direttamente la figura tradizionale dello skinwalker ai fenomeni moderni riportati nel ranch. Tuttavia, il potere del mito è spesso più forte dei dati. Una volta che un territorio viene percepito come anomalo, ogni luce nel cielo, ogni suono inspiegabile, ogni evento fuori dall'ordinario tende a essere interpretato attraverso quella lente. Ecco perché, per comprendere davvero la storia dello Skinwalker Ranch, dobbiamo tenere a mente questo doppio livello. Da una parte, la tradizione culturale navajo, complessa e rispettabile. Dall'altra, la narrazione contemporanea che ha trasformato quel termine in un simbolo globale del mistero. È proprio dall'incontro tra questi due piani che nasce la leggenda moderna del ranch, un luogo dove il folklore antico e le paure del presente sembrano fondersi in un'unica, affascinante storia. La storia moderna dello Skinwalker Ranch inizia ufficialmente nel 1994, quando una famiglia di allevatori, conosciuta pubblicamente con il nome di Sherman, acquista la proprietà con l'intenzione di iniziare una nuova vita tranquilla nello Uintah Basin. Il ranch sembrava perfetto: terreno ampio, pascoli fertili, una casa solida e isolata quanto basta per garantire pace e indipendenza. Fin dai primi giorni, tuttavia, qualcosa sembrò non quadrare. Secondo il loro racconto, poco dopo il trasferimento notarono dettagli insoliti. Catene robuste fissate a pali e porte, come se qualcuno avesse voluto trattenere qualcosa di estremamente forte. Serrature installate anche all'interno della casa. Una sensazione generale di precauzione eccessiva, lasciata dai precedenti proprietari.
Elementi che inizialmente potevano sembrare semplici misure di sicurezza, ma che col tempo avrebbero assunto un significato più inquietante. Uno dei primi episodi che segnarono profondamente la famiglia fu l'incontro con un animale descritto come un lupo di dimensioni anomale, molto più grande del normale. L'animale si sarebbe avvicinato al bestiame senza mostrare alcuna paura dell'uomo. Quando il capofamiglia tentò di allontanarlo sparando, il lupo non sembrò reagire come previsto. I colpi non avrebbero avuto l'effetto immediato che ci si aspetterebbe e la creatura si sarebbe allontanata lentamente, quasi indifferente. Da quel momento, gli eventi si susseguirono con una frequenza crescente. Alcuni capi di bestiame iniziarono a sparire senza lasciare tracce visibili, come se fossero stati rimossi dal terreno. In altri casi vennero ritrovati animali morti con ferite considerate insolite, tagli netti, assenza apparente di sangue sul terreno, nessun segno di lotta evidente. Le cosiddette mutilazioni di bestiame non erano un fenomeno nuovo negli Stati Uniti occidentali, ma la concentrazione e la natura degli episodi nel ranch colpirono profondamente la famiglia. Parallelamente si verificarono fenomeni luminosi nel cielo. Sfere brillanti, descritte come oggetti che si muovevano in modo silenzioso e irregolare, sarebbero state osservate sopra la proprietà e nei campi circostanti. In alcune occasioni, queste luci sembravano avvicinarsi al suolo per poi risalire improvvisamente ad alta velocità. La famiglia parlò anche di oggetti scuri, visibili per brevi istanti tra le nuvole o sopra le colline. Non mancavano episodi che oggi verrebbero definiti poltergeist. Porte che si chiudevano da sole, oggetti spostati, apparecchiature elettroniche che smettevano di funzionare senza spiegazione apparente. I cani della famiglia, in più occasioni, avrebbero reagito con paura verso punti del terreno dove, a occhio nudo, non sembrava esserci nulla. Col passare dei mesi, la situazione divenne così opprimente da spingere gli Sherman a documentare quanto più possibile, annotando date, orari e circostanze degli eventi. Non si trattava, almeno nelle loro intenzioni, di creare una leggenda, ma di cercare un senso a ciò che stavano vivendo. La loro storia venne successivamente resa pubblica attraverso il libro Hunt for the Skinwalker, scritto dal giornalista investigativo George Knapp e dal biochimico Colm A. Kelleher. Il testo raccolse testimonianze, interviste e ricostruzioni degli eventi, contribuendo in modo decisivo a trasformare il ranch in un caso di interesse internazionale. Ciò che rende questa fase della storia così potente non è soltanto la natura dei fenomeni descritti, ma la loro varietà. Non si parla esclusivamente di UFO, né soltanto di creature misteriose, né di semplici anomalie ambientali. Si parla di un insieme eterogeneo di eventi che sembrano sovrapporsi. Predatori animali, luci nel cielo, interferenze tecnologiche, sparizioni, fenomeni fisici e psicologici. È proprio questa sovrapposizione a rendere il caso difficile da incasellare. Se fosse stato solo un problema con animali selvatici, la spiegazione sarebbe stata relativamente semplice. Se si fosse trattato esclusivamente di avvistamenti nel cielo, sarebbe rientrato nel vasto panorama dell'ufologia, ma la combinazione di elementi diversi concentrati nello stesso luogo e nello stesso periodo ha alimentato l'idea che il ranch fosse qualcosa di più di una semplice proprietà rurale. Dopo pochi anni, stremata dagli eventi e dalla pressione crescente, la famiglia Sherman decise di vendere il ranch. Ma anziché chiudere la storia, quella vendita avrebbe segnato l'inizio di una nuova fase ancora più sorprendente, perché l'acquirente non era un curioso qualsiasi, ma un imprenditore miliardario con un interesse molto specifico per i fenomeni inspiegabili. Quando la famiglia Sherman decise di vendere lo Skinwalker Ranch, la storia avrebbe potuto concludersi come tante altre vicende locali destinate a perdersi nel passaparola. Invece, nel 1996 accadde qualcosa che cambiò radicalmente il destino di quel luogo. Il ranch venne acquistato da Robert Bigelow, imprenditore aerospaziale miliardario con un interesse dichiarato per i fenomeni anomali. Bigelow non era un personaggio marginale.
fondatore di aziende nel settore spaziale e tecnologico, aveva costruito la propria carriera in ambiti altamente ingegneristici e concreti. Il suo coinvolgimento portò il caso del ranch fuori dalla dimensione puramente folcloristica e lo inserì in un contesto molto più strutturato. Non si trattava più soltanto di testimonianze personali, ma di un investimento economico significativo con l'obiettivo esplicito di studiare ciò che stava accadendo. Per questo scopo, Bigelow fondò il National Institute for Discovery Science, un'organizzazione privata composta da scienziati, ex membri delle forze dell'ordine, ricercatori e tecnici specializzati. Il loro compito era chiaro: raccogliere dati, installare sistemi di sorveglianza, monitorare l'aria e documentare eventuali fenomeni anomali in modo metodico. Il ranch venne trasformato in una sorta di laboratorio a cielo aperto. Furono installate telecamere, sensori di movimento, strumenti per misurare variazioni elettromagnetiche e apparecchiature per la registrazione continua. L'idea era semplice nella teoria, ma complessa nella pratica. Se davvero stava accadendo qualcosa di straordinario, allora sarebbe stato possibile catturarlo con strumenti oggettivi. Tuttavia, secondo i resoconti successivi, il lavoro dell'istituto non fu lineare. I ricercatori avrebbero registrato episodi di interferenze improvvise alle apparecchiature, malfunzionamenti inspiegabili e anomalie che sembrano verificarsi proprio quando si tentava di documentarle. Alcuni membri del team parlarono di luci nel cielo osservate durante le sorveglianze notturne, mentre altri riferirono di animali trovati morti in circostanze difficili da interpretare. Un aspetto che contribuì ad alimentare il mistero fu la scarsità di pubblicazioni scientifiche ufficiali dettagliate. Nonostante anni di indagini, l'istituto non produsse un corpus pubblico ampio e verificabile che confermasse in modo definitivo fenomeni straordinari. Questo silenzio parziale generò due interpretazioni opposte. Per alcuni significava che non fosse stato trovato nulla di realmente anomalo. Per altri, che i risultati fossero troppo delicati o complessi per essere divulgati. Il punto centrale però resta un altro. Un imprenditore con risorse considerevoli investì tempo e denaro per studiare un luogo associato a racconti di UFO, creature misteriose e fenomeni inspiegabili. Non si trattava di un semplice appassionato, ma di qualcuno con accesso a competenze tecniche avanzate. Questo elemento da solo bastò a cambiare la percezione pubblica del ranch. Nel corso degli anni il team raccolse testimonianze di residenti della Uinta Basin che descrivevano esperienze simili a quelle degli Sherman. Oggetti luminosi in cielo, interferenze radio, animali agitati senza causa apparente. La concentrazione geografica di questi racconti iniziò a suggerire che il fenomeno, se reale, non fosse limitato a una singola proprietà. Eppure, nonostante le risorse impiegate, nessuna prova definitiva venne presentata al pubblico per dimostrare l'esistenza di portali dimensionali, creature sconosciute o veicoli extraterrestri. Il ranch rimase sospeso in una zona grigia, un luogo dove erano stati raccolti dati, ma non abbastanza per chiudere il caso in modo conclusivo. Alla fine, dopo anni di ricerche, l'istituto cessò le attività. Ma la storia non si fermò lì. Perché nel frattempo, dietro le quinte, l'interesse per i fenomeni aerei non identificati stava crescendo anche in ambienti ben più istituzionali. E il nome di Robert Bigelow sarebbe emerso nuovamente, questa volta collegato a qualcosa di ancora più sorprendente: un programma finanziato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il ranch, da semplice proprietà rurale, stava per entrare in un territorio molto più delicato, dove il confine tra ricerca privata e interesse governativo diventava improvvisamente sottile. Alla fine degli anni 2000, mentre il caso dello Skinwalker Ranch sembrava essersi raffreddato dal punto di vista mediatico, dietro le quinte stava emergendo un elemento destinato a riaccendere l'interesse globale. Non si trattava più soltanto di un imprenditore privato e di un team di ricercatori indipendenti, ma di un programma collegato direttamente al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.
Nel 2017 il mondo scoprì l'esistenza dell'Advanced Aerospace Threat Identification Program, un'iniziativa interna al Pentagono dedicata allo studio di fenomeni aerei non identificati, oggi spesso chiamati UAP. La rivelazione arrivò attraverso un'inchiesta giornalistica che mostrava anche alcuni video militari di oggetti volanti dalle prestazioni apparentemente fuori scala rispetto alla tecnologia conosciuta. Ma quale legame c'era con il ranch? Secondo diverse ricostruzioni, parte dei fondi destinati a studi sui fenomeni anomali sarebbero confluiti in ricerche affidate a società collegate a Robert Bigelow. Questo elemento creò un ponte diretto tra le indagini private condotte nello Wichita Basin e un programma governativo ufficiale, anche se i dettagli operativi restano ancora oggi parzialmente oscuri. Una figura centrale in questa fase è Luis Elizondo, ex funzionario del Dipartimento della Difesa, che dichiarò di aver diretto la AATIP prima di dimettersi e rendere pubblica l'esistenza del programma. Le sue affermazioni contribuirono a legittimare l'idea che il governo statunitense avesse preso sul serio la questione degli oggetti volanti non identificati. È importante però mantenere una distinzione chiara. La AATIP si occupava ufficialmente di minacce aerospaziali potenziali, non di creature misteriose o fenomeni paranormali in senso classico. Tuttavia, il fatto che parte delle ricerche fosse stata affidata a un imprenditore già coinvolto nello studio dello Skinwalker Ranch rese inevitabile l'associazione tra i due ambiti. Questa connessione alimentò numerose speculazioni. Se il governo aveva davvero investito fondi per analizzare fenomeni anomali, significava forse che esistevano dati non divulgati al pubblico? Oppure si trattava semplicemente di un'indagine preliminare su potenziali tecnologie straniere sconosciute? Nel frattempo, la narrativa mediatica iniziò a cambiare. Il termine UFO, per anni relegato ai margini del dibattito ufficiale, venne sostituito progressivamente con UAP, una definizione più neutra e meno carica di connotazioni fantascientifiche. Questo spostamento linguistico contribuì a riportare il tema in una cornice più istituzionale. Lo Skinwalker Ranch, pur non essendo il centro dichiarato dell'AATIP, tornò così indirettamente sotto i riflettori, non più soltanto come luogo di racconti inquietanti, ma come parte di una rete più ampia di interesse per fenomeni non identificati nello spazio aereo americano. Eppure, nonostante le rivelazioni e l'attenzione mediatica, il quadro rimase incompleto. Non esistono documenti pubblici che dimostrino in modo definitivo che il ranch fosse oggetto diretto di un programma segreto governativo focalizzato su portali dimensionali o entità sconosciute. Esiste però un intreccio documentato tra finanziamenti, studi su fenomeni anomali e figure chiave coinvolte sia nelle ricerche private sia nei programmi ufficiali. Questo intreccio è sufficiente a mantenere viva la domanda che aleggia su tutta la vicenda. Stiamo osservando una semplice coincidenza di interessi? Oppure il ranch rappresenta uno dei punti di contatto tra fenomeni inspiegabili e strutture istituzionali che per motivi di sicurezza o prudenza non possono rendere pubbliche tutte le informazioni? Qualunque sia la risposta, a questo punto della storia lo Skinwalker Ranch non è più soltanto un luogo isolato nel deserto dello Utah. È diventato un nodo all'interno di una discussione molto più ampia, che riguarda il modo in cui governi e scienziati affrontano ciò che non riescono a classificare con facilità. E mentre le speculazioni aumentavano, sul terreno del ranch continuavano a essere riportati fenomeni che sembravano sfidare le spiegazioni convenzionali, come se il mistero non fosse affatto disposto a dissolversi sotto la luce dell'attenzione pubblica. Se la connessione con ambienti governativi ha dato al caso dello Skinwalker Ranch una dimensione istituzionale, è sul terreno stesso del ranch che il mistero continua ad alimentarsi. Perché al di là dei finanziamenti, dei programmi e delle dichiarazioni ufficiali, restano i racconti di fenomeni che sembrano sfuggire a una classificazione semplice. Uno degli elementi più discussi riguarda le cosiddette sfere luminose. Diversi testimoni nel corso degli anni hanno descritto oggetti luminosi sospesi a bassa quota,
talvolta di colore arancione o bluastro, capaci di muoversi in modo silenzioso e improvviso. In alcune testimonianze, queste luci sembravano seguire traiettorie intelligenti, come se rispondessero alla presenza degli osservatori o si muovessero lungo percorsi definiti. Altri racconti parlano di vere e proprie anomalie nello spazio, descritte come aperture temporanee nel cielo. Secondo alcune versioni riportate nei libri e nelle interviste, si sarebbero osservati fenomeni simili a fessure scure o aree distorte da cui sarebbero emersi oggetti luminosi. È importante precisare che non esistono prove visive pubbliche e verificabili di questi presunti portali, ma il loro racconto ha contribuito in modo decisivo alla fama del ranch. Oltre agli avvistamenti nel cielo, si segnalano presunte anomalie elettromagnetiche. Alcuni ricercatori hanno parlato di variazioni improvvise nei campi magnetici locali, malfunzionamenti di strumenti elettronici e interferenze radio concentrate in aree specifiche della proprietà. In un contesto rurale dove normalmente la tecnologia opera senza particolari disturbi, questi episodi hanno alimentato l'idea di una zona attiva. Un aspetto ancora più delicato riguarda le condizioni fisiche di animali e persone. Nel corso degli anni sono stati riportati casi di bestiame trovato morto in circostanze considerate insolite, talvolta con ferite descritte come precise e prive di segni evidenti di predazione tradizionale. In alcune testimonianze, membri dei team di ricerca avrebbero accusato malesseri improvvisi, irritazioni cutanee o sintomi temporanei dopo l'esposizione a determinate aree del ranch. Tuttavia, bisogna mantenere uno sguardo critico. Lo Uinta Basin è una regione con attività estrattive legate al petrolio e al gas, e alcune condizioni ambientali possono influenzare strumenti e percezioni. Gas naturali, variazioni atmosferiche e fenomeni elettrici locali possono generare effetti che, senza un'analisi approfondita, risultano difficili da interpretare. Ciò che rende il caso dello Skinwalker Ranch particolarmente complesso è la varietà dei fenomeni riportati. Non si tratta soltanto di luci nel cielo o di anomalie tecniche, ma di una combinazione di elementi fisici, biologici e percettivi che sembrano intrecciarsi nello stesso spazio geografico. Questo crea un mosaico narrativo in cui ogni tassello rafforza l'idea che l'area sia in qualche modo diversa. Eppure, nonostante decenni di racconti e indagini, nessuna prova conclusiva è stata presentata al pubblico per dimostrare l'esistenza di portali dimensionali o tecnologie sconosciute. I dati disponibili rimangono frammentari, spesso basati su testimonianze e su registrazioni non definitive. Ed è proprio questa assenza di una risposta chiara a mantenere viva l'attenzione. Perché quando un fenomeno non può essere facilmente smentito, ma neppure confermato in modo definitivo, entra in una zona di ambiguità che stimola l'immaginazione collettiva. Lo Skinwalker Ranch si trova esattamente in questa zona grigia, abbastanza documentato da non poter essere ignorato, ma non abbastanza provato da poter essere accettato come fatto scientifico. Nel frattempo, mentre ricercatori e appassionati continuavano a discutere su ciò che stava accadendo, il ranch si preparava a entrare in una nuova fase della sua storia, quella della piena esposizione mediatica, perché a un certo punto il mistero non sarebbe più rimasto confinato a libri e conferenze, ma sarebbe diventato spettacolo televisivo. Nel 2020, lo Skinwalker Ranch entra definitivamente in una nuova fase della sua storia, quella della piena esposizione mediatica, grazie alla serie The Secret of Skinwalker Ranch, trasmessa da History Channel. Se fino a quel momento il ranch era stato oggetto di libri, interviste e inchieste giornalistiche, ora diventava il centro di un racconto televisivo strutturato, accessibile a milioni di spettatori. La serie segue un team di ricercatori e tecnici che conducono esperimenti sul campo utilizzando strumentazioni moderne: droni, radar, sensori, telecamere ad alta velocità, razzi sonda lanciati per analizzare anomalie nello spazio aereo sopra la proprietà. Tra le figure più note coinvolte nel progetto c'è l'astrofisico e ingegnere spaziale Travis Taylor, chiamato a studiare i fenomeni riportati con un approccio tecnico.
Il format televisivo introduce inevitabilmente una componente narrativa più marcata. Ogni episodio è costruito attorno a domande specifiche, esperimenti mirati e momenti di tensione, con risultati che spesso lasciano spazio a ulteriori interrogativi. In più occasioni la squadra dichiara di aver rilevato segnali radio insoliti, interferenze improvvise e oggetti non identificati ripresi brevemente dalle telecamere. È importante tuttavia distinguere tra il linguaggio televisivo e quello scientifico. Una produzione destinata al grande pubblico ha l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione e costruire una narrazione coinvolgente. Questo non implica necessariamente che i fenomeni siano inventati, ma significa che il modo in cui vengono presentati può enfatizzare l'aspetto misterioso rispetto a quello analitico. La serie contribuisce anche a ridefinire l'immagine del ranch. Non più soltanto luogo di racconti passati e indagini segrete, ma laboratorio attivo in tempo reale, dove esperimenti vengono condotti sotto gli occhi delle telecamere. Questo elemento crea una percezione di trasparenza. Lo spettatore ha l'impressione di assistere direttamente alla ricerca. Allo stesso tempo, la spettacolarizzazione comporta dei rischi. Ogni anomalia, anche minima, può essere interpretata come potenzialmente straordinaria. Un segnale radio non identificato potrebbe avere cause tecniche o ambientali. Un oggetto ripreso per pochi secondi potrebbe essere difficile da classificare per ragioni banali. In un contesto televisivo, però, l'ambiguità diventa parte integrante del racconto. La popolarità della serie ha riacceso l'interesse globale per il caso, attirando nuovi visitatori, appassionati e teorici. Lo Skinwalker Ranch è diventato un simbolo della nuova era degli UAP, in cui il mistero non è più confinato ai margini della cultura pop, ma entra nel dibattito mainstream. Eppure, nonostante l'esposizione mediatica e gli esperimenti condotti pubblicamente, la situazione resta sospesa. Nessuna rivelazione definitiva ha confermato l'esistenza di tecnologie extraterrestri o di fenomeni dimensionali, ma nemmeno è arrivata una spiegazione capace di chiudere il caso in modo netto. Il ranch continua così a vivere in equilibrio tra intrattenimento e indagine, tra curiosità e prudenza. Ed è proprio a questo punto che diventa necessario fermarsi un momento e fare un passo indietro, chiedendoci quali possano essere le spiegazioni razionali dietro ciò che è stato raccontato per oltre 30 anni. Arrivati a questo punto della storia dello Skinwalker Ranch, è fondamentale fare qualcosa che spesso nei racconti misteriosi viene trascurato: rallentare e analizzare le possibili spiegazioni alternative, perché ogni fenomeno, prima di essere considerato straordinario, deve attraversare il filtro della verifica critica. Partiamo dagli avvistamenti nel cielo. La Uinta Basin è una regione ampia, poco urbanizzata e con un inquinamento luminoso relativamente basso. Questo significa che il cielo notturno appare molto più ricco e dinamico rispetto a quello visibile in aree urbane. Satelliti, droni, velivoli militari in addestramento, meteore e fenomeni atmosferici possono essere facilmente interpretati come oggetti anomali, soprattutto quando osservati senza strumenti di riferimento. Anche le cosiddette sfere luminose potrebbero avere spiegazioni naturali. Fenomeni come i fulmini globulari, seppur rari e ancora oggetti di studio, sono stati documentati in contesti atmosferici particolari. Inoltre, in un'area dove si svolgono attività industriali legate all'estrazione di gas e petrolio, possono verificarsi emissioni di gas che, in determinate condizioni, producono effetti luminosi o distorsioni visive. Per quanto riguarda le mutilazioni di bestiame, numerosi studi condotti in altre regioni degli Stati Uniti hanno dimostrato che carcasse esposte agli agenti atmosferici e alla predazione naturale possono presentare tagli netti e assenza apparente di sangue a causa dei processi di decomposizione, della coagulazione e dell'azione di insetti e piccoli animali. Ciò che a prima vista sembra chirurgico può in realtà essere il risultato di meccanismi biologici noti. Le interferenze elettromagnetiche e i malfunzionamenti tecnologici potrebbero avere origine in fattori ambientali. Lo Uinta Basin è caratterizzato da particolari condizioni geologiche e da un'intensa attività estrattiva. La presenza di infrastrutture energetiche, linee ad alta tensione e apparecchiature industriali
può generare disturbi radio o variazioni nei campi elettromagnetici locali. Un altro elemento cruciale è quello psicologico. Quando un luogo acquisisce la reputazione di essere anomalo, chi vi si reca tende a osservare ogni dettaglio attraverso quella lente interpretativa. Questo fenomeno è noto come bias di conferma, la tendenza a selezionare e ricordare informazioni che rafforzano le proprie aspettative. Se ci si aspetta di assistere a qualcosa di inspiegabile, si è più inclini a interpretare eventi ambigui come straordinari. C'è poi il cosiddetto effetto di contagio narrativo. In una comunità ristretta, racconti ripetuti nel tempo possono influenzare la percezione collettiva, creando una sorta di cultura locale del mistero. Non significa che le persone mentano deliberatamente, ma che la memoria e l'interpretazione degli eventi possono essere modellate dal contesto. Infine va considerato l'impatto dei media. Libri, documentari e serie televisive contribuiscono a consolidare l'immagine del ranch come luogo unico al mondo. Questa esposizione amplifica ogni nuova segnalazione, trasformando episodi che altrove passerebbero inosservati in eventi degni di attenzione internazionale. Tutto questo non equivale a negare che qualcosa di insolito possa essere stato osservato, significa piuttosto riconoscere che esistono molteplici livelli di interpretazione. La scienza procede eliminando le ipotesi più semplici prima di considerare quelle più straordinarie. E nel caso dello Skinwalker Ranch, molte delle spiegazioni convenzionali non possono essere scartate con leggerezza. Il punto centrale quindi non è stabilire se tutto sia vero o tutto sia falso, ma comprendere quanto sia complesso distinguere tra fenomeni naturali, percezioni umane e narrativa culturale. È proprio in questa intersezione che il ranch continua a esistere, non come prova definitiva di qualcosa di ultraterreno, ma come terreno di confronto tra mistero e razionalità. E forse è qui che si trova la chiave per capire perché questa storia continua ad affascinarci così profondamente.